아, 아, 파도 위에 비친 달빛 속삭이는 바람의 소리 내 맘 깊은 곳에서 너를 찾아 헤매는 밤 모래알처럼 흩어진 기억 Bus per Busan. Ed eccoci a Busan. Adesso dobbiamo trovare solo il modo di arrivare in città perché siamo fuori mano. La stazione degli autobus di Busan è molto lunga, no? La Corea. Dopo 30 minuti di metro siamo arrivati alla mia stazione. Adesso andiamo in hotel. Ma che bella! Uscire dalla metro è stato un filino complicato per due motivi. Uno, non c'erano le scale mobili né l'ascensore. E due, non ci passava la valigia nel tornello. Comunque siamo a Busan. Busan credo che sia la seconda città più grande della Corea. Altro paesaggio rispetto alle altre che ho visto. Big Palace. Comunque i coreani sono molto socievoli. È già la terza persona che mi ferma per chiedere dove vado, cosa faccio e darmi indicazioni. C'è questo che si vede qua. È un parcheggio altissimo. Che storia. La mia stanza d'hotel a Busan. Ho idea che mi abbiano fatto l'upgrade perché mi sembra più bella di quella che avevo preso, che era la standard. Comunque, ingresso con lavabo e specchio, spettacolo. Stanza enorme con sedie, tavolino, letto grande per una persona, la mia grandissima valigia da viaggio, un televisore che sarà più di 40 pollici, credo, frigorifero, finestra, siamo all'8º piano tra l'altro, e vediamo di qua, il bagnos. Il bagnos è compreso di toilette e vasca che sembra idromassaggio ma enorme. Ed eccoci nelle strade di Busan, che bei bus, vera stazione di autobus di Corea, yeah. La prima cosa che vedremo a Busan è lo Ryukdo Skywalk, una sorta di passarella di vetro che consente di vedere il panorama sulla baia, tipo quelle big rocce là in fondo. Oh, Ryukdo, che skyline! Pensate che siamo in periferia. Per entrare devi metterti questa specie di ciabatte. Le ciabatte servono per non rovinare questo vetro. Ovviamente la passerella è molto piccola, a dire il vero, ma non si paga. Un'attrazione molto molto veloce da vedere, bastano 5 minuti. Altro giro, altro regalo. Adesso andiamo al Gamcheon Culture Village. Ovviamente non si pronuncerà così. Ma chi sono? Ed eccoci arrivati al villaggio Gameon, come si chiama? Wow, sembrano le favelas praticamente. È una zona un po' artistica. Le favelas brasiliane praticamente. Iniziano i murales anche. Dovrebbe esserci anche un po' di street food, così almeno mangio qualcosina. Vabbè, zone con casette colorate ne ho viste nei miei viaggi, Vere strade di favelas. Praticamente si gira un po' a caso, Però se andiamo di qua si risale, credo. Ci sono tanti negozietti. Che cos'è questa roba? Un tipo che rompi ed esprime il desiderio. Cioè qui c'è la coda per fare la foto col pupazzino. Adesso appena si leva faccio la foto. Direttamente da Squid Game. Tipiche scale colorate. Ma questa è una libreria. Il brutto della discesa è che poi c'è la salita. Ci si perde nelle stradine. Oh, ma non lo so se scendo, perché se poi non si può risalire. Boh, altro bello scorcio. In mezzo a tutte queste casette poi emerge il grattacielo. Ma questo cos'è? Un divano letto? Forse è un po' esagerato con le ordinazioni. Va bene, direi che possiamo tornare in città, dai. Ma questa è Sofia Loren. Che sbatti la salita. Questo è il microscopico bus che devo prendere per tornare a casa. Altra zona assolutamente da vedere, Beef Square. Gente, traffico permettendo. Bancarelle, street food, ci sta, dai. Qui c'è una strada dei Wall of Fame.
breve giretto a Jagalchi Market, il mercato del pesce. Jagalchi Market, la solita pronuncia. Zona del porto, finalmente un po' di mare. Giro al vero mercato di pesce. Ci sono dei granchi mostruosamente enormi. Se vi piace il pesce, questo è il mercato per voi, è la vostra zona. Tipicissime quanto vuotissime strade vere coreane. Questo è il centro commerciale Lotte, dove dall'ultimo piano si dovrebbe vedere il panorama della città gratuitamente dentro un centro commerciale coreano. Dopo aver fatto 11 piani di scale mobili in questo centro commerciale, forse sono arrivato a destinazione. Ma in alto al centro commerciale c'è un giardinetto, assurdo. Ma che c'è qui? Veramente strano questo centro commerciale. Sali, scendi, sali. Quella là in fondo, se il coreano sta zitto, è la potentissima Busan Tower. Molto rilassante questa atmosfera. Bentornati a Busan, adesso andiamo al tempio sul mare. Fatico ancora un po' ad orientarmi nelle sacre metro coreane. Faccio fatica a capire il lato da prendere. Bene, dopo un viaggio in metro poi in basso di un'oretta circa, si va al tempio sull'acqua. Aedong Yongshwa, penso si pronunci così, forse. Yongung Temple, ecco l'ingresso. C'è un pochino di gente, spettacolare sto punto. I draghi vanno molto in Corea. Vediamo il tempio sull'acqua. Non è esattamente un'esperienza solitaria, Il Buddha col cappello. Vietato arrampicarsi, anche qua si usano le foglie con i messaggi. Tempietto carino, ma credevo meglio alla fine. Troppa gente. Devi schivare i turisti. Qui c'è l'ingresso, tipico tempio spettacolare Buddha. Ovviamente è difficile fare foto con tutta sta gente. E praticamente si innaffia la statua e porta bene forse. C'è anche la grotta segreta con le sacre insegne. Se uno vuole praticare il karate, e arrampichiamoci un pochitos. Una statua interessante. Gitin è interessante, il tempio più famoso della Corea del Sud, anche se ci sono troppi turisti. Un consiglio, non fatelo a mezzogiorno come ho fatto io. Certo che i palazzi sono proprio belli qua. Chissà dove porta quella seggiovia. Addirittura il casco ti danno. Che coda, non va per me. Wow, il trenino di legno. Allora, adesso si potrebbe prendere questo bellissimo trenino e fare l'escursione panoramica, oppure fare il tragitto a piedi. Proverò a fare il tragitto a piedi, tanto è solo luna, mica fa caldo, per cui si vedono meglio i trenini. Finalmente un po' di mare, vera spiaggia di Corea. L'idea sarebbe quella di arrivare fino alla famosa spiaggia Hawade, non so come si pronuncia. Le 13:05, quindi questa è la famosissima Songjeong Beach. Che cosa ci fa un gatto nelle nevi sulla spiaggia? Oggi cammino un po' così mi preparo per la scalata che mi aspetta tra qualche giorno sul monte Alsan, una roba del genere, nell'isola di Jeju. Ben 1000 metri di dislivello, attenzione, alla faccia della passeggiatina. In arrivo al treno, il mio pasto al McDonald's. Wow, che maxi schermo! Questa è la zona Haodade Beach. Sicuramente non si pronuncia così. Davvero una bella vista, wow, la sera deve essere uno spettacolo. Adesso andiamo in spiaggia. Ed eccola qua la spiaggia più famosa di Busan. Non essendo attrezzato non vado sulla sabbia, ma guardate che paesaggi, grattacieli mostruosi. Ovviamente vi sconsiglio di camminare verso le 2 del pomeriggio sotto il sole, E beh, la scritta spacca. Bella spiaggia circondata dai grattacieli, è molto molto bella. Ricorda un pochino quella di Tel Aviv, ma pochino. Vero mare di Corea, strapieno di gente però, Poi nonostante il sole sono tutti bianchissimi. Ma questa è zona di auto elettriche, storia. Troppo carino quella statua d'avvistamento.
Adesso facciamo un giro all'isoletta di Don Baisc Song. Panorama spettacolo da questo isolotto. Tutta la spiaggia, i grattacieli. Ma dove siamo? Copenaghen? Era lì che c'era la sirenetta. Mi sembra di sì. Che carino, si fa tutto il giro. Il ponte maledetto è tutto mio. Wow. È troppo carina sta zona, me la stavo anche perdendo. Attenzione a non sbattere la testa sull'albero. Un'altra cosa carina della Corea è che ci sono i binocoli gratuiti, altro che €1, €2. Poi qualcuno, ahimè, ci ha lasciato gli occhiali da sole. Siamo arrivati fino al faro. Eccolo qua il faro. Anche le stradine sono carine. Se non vado nella selva oscura non sono contento. Per sta cagata di stato sono salito fino a qua. Dai, carine comunque. Ciao Mannaro. E poi all'improvviso, boom, i palazzoni giganti, spettacolarissimo. Bel panorama anche da qui. Ma quella è vero auto di polizia di Corea. Wow. Ma sta bevanda al caffè freddo? Let's go Auditorium. Adesso andiamo a vedere il centro commerciale più grande della Corea del Sud. Non so se è questo. Eccolo lì, Shinsegae. È un posto di lusso, quindi non fa per me. Però guardiamo, dai. Molto di lusso, si estende su più piani. Ma questo chi è? LOL, anche i modelli hanno un pupazzino qua. E questi che sono? Lettiera per gatti. 9 piani di centro commerciale, non male. Poi esci e chi ti trovi? Dinosauro. C'è un Jurassic Park gratuito. Un tirannosauro potentissimo. È un posto un po' per bambini, ma per me va bene. Anche le uova sotto la fontana. Spettacolo. E poi lì il grande panorama. Cosa dire di questi centri commerciali? Semplicemente spettacolari col panorama. Va bene, una bella esperienza. Torniamo verso casa prima di finire completamente la batteria. Adesso andiamo alla Seomyeon Street, se si chiama così. Cioè ci siamo già. Cosa sarebbe questo? O da qua? Che forza! Poi la sera si riempie. Certo che con i cavi fanno un casino. Insomma, la via è questa. Wow! Che odori che ci sono in queste strade. Ma questi sono i 2 mannari. Ciao! Originale questo negozio. Mi sa che per non sbagliare andrò ancora al Mac.